Konnichiwa! Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi in questo video parleremo della tsuba, dell'elsa della katana, e voi direte ma quante cose ci saranno mai da dire su questo accessorio che ha la spada giapponese? Beh, ci sono veramente invece tantissime cose da dire. Oggi ho preso 4 argomenti che vanno ad illustrare perché la katana possiede la tsuba, e vedrete che le ragioni che vengono fuori non sono magari quelle che tutti state pensando, ma lo vedremo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, io mi chiamo Lorenzo, sono un maestro di karate, kobudo e jiu-jitsu giapponese. Questo è il mio canale dove ogni venerdì potrai vedere un nuovo video senza mai essere interrotto dalla pubblicità. Il canale infatti non è monetizzato, non dovete pagare nessun abbonamento, il canale è 100% gratuito, fatto da un amante delle arti marziali per tutti voi amanti delle arti marziali. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, lasciate like, condividete i miei video, ma soprattutto lasciatemi un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Bene ragazzi, iniziamo a parlare di questo splendido accessorio qua, la tsuba della katana. Di metallo, ha una forma in genere tondeggiante, ma ne esistono anche di altre forme, anche rettangolari per esempio. Questo accessorio qua è montato tra l'impugnatura e l'inizio della lama della spada. Ci sono tantissimi motivi per cui questo accessorio fabbricato in questo determinato modo si trova montato su questa parte della spada, ma oggi voglio darvi 4 curiosità su questo accessorio. C'era veramente tantissimo da parlare, ma naturalmente sarebbe venuto fuori un video estremamente lungo, così ho scelto 4 curiosità su questo accessorio e vi cercherò di spiegarvi perché è fondamentale che ci sia. Le 4 ragioni per cui la tsuba è montata sulla vostra spada sono queste: per bilanciare la spada, per proteggere le mani, per rendere più facile l'estrazione e il rinfodero della spada, per augurare vittoria e fortuna. Analizziamo adesso punto per punto questi argomenti che ho scelto per voi. Parliamo della tsuba come elemento per bilanciare la vostra spada. Allora, come possiamo vedere, in una katana la lama è lunga più di 3 volte la sua impugnatura. Poi di fatto la lama è d'acciaio mentre l'impugnatura della spada è in legno. Questo comporta naturalmente una grossa differenza di peso tra l'impugnatura e appunto la lama. Non importa infatti che tipo di curvatura o come sia stata forgiata la lama, l'acciaio, la spada sarà sempre più pesante della sua impugnatura. Ed ecco che adesso invece la tsuba prende un senso, perché a seconda della lavorazione, a seconda della tsuba montata, la spada può essere così bilanciata. La tsuba infatti può essere di acciaio di ferro pieno oppure lavorato e scavato. Pensate che il peso di una tsuba può andare tra un peso compreso tra i 50 e i 200 grammi. Questa lavorazione con questo peso variabile permette tantissime configurazioni, poi a seconda della lama, quanto è lunga e quanto è pesante, di poter bilanciare la spada in tantissimi modi diversi a seconda del costruttore. Se pensate che ogni piccolo grammo fa veramente una grande differenza, vi potete immaginare appunto quante possibilità ci sono di bilanciare una spada. Naturalmente tenendo sempre conto della lama che viene montata. Possiamo così distribuire il peso, far sì che il peso della spada venga sentito più al centro della lama, o un peso, una bilanciatura più fatta che vada verso la punta della spada, o addirittura un bilanciamento che vada a far sì che la spada venga maneggiata con meno fatica, con un bilanciamento che viene portato qui
alla fine dell'impugnatura della spada. Poi naturalmente ci sono tantissime varianti che possiamo fare, che il costruttore della spada può fare a seconda magari anche della richiesta o del modo e dello stile praticato e quindi dall'esigenza che ha chi deve impugnare la spada. Seconda curiosità, la tsuba serve per proteggere le mani. Attenzione però, so già cosa state pensando. Sto maneggiando la spada in un combattimento, la tsuba davanti mi protegge le mani da eventuali attacchi del nemico che possono avvicinarsi in questa zona. In parte è anche vero, ma non è la sola ragione per proteggere le mani. Infatti, principalmente la tsuba serve per proteggere le proprie mani dalla propria spada. Prendiamo in esame per esempio questa spada qua, che è una Shirasaya. Come vedete è sprovvista di tsuba e quindi viene maneggiata senza la protezione delle mani. Pensate per esempio in attacchi di affondo, dove la spada incontra magari l'armatura, incontrava il corpo dell'avversario, quindi si sviluppava una certa resistenza, col sudore o con il sangue o con un'impugnatura un po' incerta, le mani rischiano di scivolare verso la lama. Quindi in un attacco di punta, specialmente in un attacco Tsuki, le mani possono scivolare dall'impugnatura direttamente sulla lama. Ed è un taglio assolutamente da evitare, perché tagliarsi contemporaneamente le dita della mano voleva dire non riuscire più a maneggiare ottimamente la spada. Quindi la tsuba non solo proteggeva le mani da questo incidente qua, ma anzi, appoggiando le mani sulla tsuba mi permette di spingere ancora con più forza un attacco di punta che poteva a questo punto anche penetrare l'armatura dell'avversario, e non ero costretto a stringere in modo eccessivo, in modo veramente troppo forzato la spada per cercare di non far scivolare le mani. Non avrei avuto problemi a fare questa tecnica, perché attaccando di punta la tsuba avrebbe fermato la mia mano, che non avrebbe potuto raggiungere la lama, e questo permetteva e permette ancora di poter spingere la lama per un attacco frontale senza preoccuparsi dell'eventuale incidente che la propria mano vada sulla propria spada. Terza curiosità, la tsuba serve per facilitare l'estrazione della lama. Molto spesso, ragazzi, quando si sfodera la lama è necessario imprimere una forza con il pollice per far uscire già di qualche centimetro la spada fuori dall'alzaia. Questo è possibile appunto grazie alla tsuba. Col pollice, ma si può fare in delle tecniche, in altri stili fanno anche con l'indice. Comunque, andando a staccare la lama in questo modo, ci ritroviamo già la spada di qualche centimetro che è già uscita, e poi si prosegue con l'estrazione. Questo inizio, questo avvio di estrazione, questi piccoli centimetri guadagnati sembrano poca roba, ma fidatevi, quando c'è da estrarre la spada a velocità per tagliare, per avere il prima possibile la spada pronta per il combattimento, anche quei pochi centimetri potevano servire. Chi pratica può fare questa prova di estrarre la spada in questo modo direttamente, o estrarre la spada avendo staccato la tsuba prima col pollice e poi andando a prendere la spada. Vi accorgerete subito che quei pochi centimetri in velocità si sentono. Veniamo alla quarta e ultima curiosità su questo accessorio, la tsuba montata sulla vostra spada per augurarvi vittorie e tanta fortuna. E come è possibile? Naturalmente quest'ultimo esempio che vi faccio non è di natura pratica, ma come potete notare le tsuba, ogni spada ha una tsuba lavorata, disegnata, intagliata in un certo modo, che rappresentano delle figure, rappresentano dei fiori, rappresentano degli animali, a volte ci sono dei kanji, insomma vengono personalizzate in tantissimi modi. E ogni disegno, ogni simbolo riportato appunto sulla tsuba rappresentava qualcosa per il samurai. Prendiamo per esempio l'intaglio che può esserci sulla tsuba di un cinghiale. Il cinghiale è un animale che corre dritto in avanti per la sua strada, è altamente pericoloso, è violento.
Questo era uno dei concetti per la battaglia che il samurai cercava di adottare: andare sempre avanti, cercare di sbaragliare l'avversario senza fermarsi davanti a niente e nessuno. Quindi ritagliare sulla tsuba l'immagine di questo animale voleva dire appunto che il samurai non si sarebbe fermato davanti a niente. Ma ci sono tantissimi simboli, per esempio prendiamo il simbolo di un fiore, il glicine, una pianta che in giapponese si pronuncia fuji, che ha una grossa assonanza con la parola buji, che vuol dire sicurezza. E visto che la pianta si aggrappa con forza nei punti dove cresce, e ne viene fuori una traduzione che vuol dire più o meno non lasciare mai andare la fortuna. Il glicine sulla tsuba quindi equivale a un augurio di fortuna e prosperità. Per la sua immensa bellezza, tutt'oggi la tsuba è considerata un lavoro artistico di artigianato indipendente e non un semplice accessorio montato sulla spada. Collezionisti che collezionano tsuba antiche e moderne, e esistono dei libri scritti che vanno ad analizzare e a catalogare tutte le tsuba presenti. Insomma, adesso ragazzi, quando andrete a impugnare la vostra spada ne saprete qualcosa in più riguardo questo piccolo accessorio che sembrava non avere così tanto da offrire, ma in realtà, credetemi, ci sarebbero ancora tantissime cose da dire su questo accessorio che probabilmente arriveranno, perché no, in un altro video, ve ne farò una seconda parte. Per adesso ragazzi vi saluto, spero che queste piccole curiosità sulla tsuba vi abbiano interessato. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, condividete i miei video, lasciate like, ma soprattutto lasciatemi un commento, perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Toma arigato!